amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove troveremo la luna piena in Sagittario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo. Anzitutto andiamo ad accendere la nostra luna e capire dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Prima ovviamente di ascoltare anche gli oracoli. Un periodo di grande ottimismo, questa luna ci porta a fiducia nel futuro, più entusiasmo anche per nuove esperienze, fare viaggi, nuove conoscenze, comunicazione vivace, socievolezza, buon umore, anche una nuova energia, quindi un'energia abbastanza alta, voglia di migliorarsi e di accogliere sensazioni di libertà, leggerezza e avventura. Di contro dobbiamo fare attenzione alla difficoltà nel mantenere gli impegni a lungo termine oppure incostanza nel portare avanti le idee e i progetti. Impazienza, decisioni impulsive e rischiose, eccessivo dispendio di energie, quindi ci sono queste cose che secondo me devono essere un po' attenzionate in questo periodo. Il primo oracolo che ci fa capire il nostro punto di partenza, quindi intorno al 17 maggio, c'è il numero 16, quindi non a caso forse è un numero, può essere un numero importante o ci fa capire che essendoci prima stata la luna nuova, magari ci indica anche il momento giusto, perfetto per ascoltare il nostro intuito. Molto probabilmente l'universo ha un messaggio speciale per voi e magari, dovreste prestare attenzione in quei giorni ai segnali, ai sogni, a osservare, dei simboli, dei messaggi intorno a voi, quindi ascoltate l'istinto. Visto che è un messaggio molto generico, ognuno di noi ha il proprio istinto, il proprio intuito, ognuno di noi ha il proprio messaggio speciale, quindi ecco perché non salta fuori un qualcosa di più specifico. In qualche modo la carta vi sta dicendo proprio di prestare di attenzione e mettervi nelle condizioni appunto di favorire questo ascolto. Come? Rallentando il ritmo, facendo un qualcosa che, magari vi fa stare molto più tranquilli, più sereni. Troviamo la metamorfosi. Ecco, questo essendo un messaggio abbastanza intenso proprio riguardo alla trasformazione, al cambiamento, si riferisce principalmente però a un momento in cui ci si sente in trappola. E quindi proprio per questo dobbiamo favorire il cambiamento, però a un livello più profondo, perché se noi pensiamo di fare, chissà che cosa, magari ci sta sfuggendo quello che è più importante, quindi è, un cambiamento proprio molto, molto più profondo. Di solito può succedere quando, stiamo vivendo un momento di avversità o ci sentiamo particolarmente stanchi, deboli a livello psicofisico, però ci sta dicendo che in qualche modo abbiamo bisogno di affrontare queste cose per fortificarci, per diventare più saggi e quindi ciò ci permetterà di seguire quella luce che ci farà uscire dal buio. Magari c'è un qualcosa che state vivendo dove bisogna effettivamente, iniziare ad attivare questa metamorfosi. Ovviamente più, lo facciamo subito, diciamo o in fretta o cerchiamo di cogliere alcuni suggerimenti e meglio è, perché vuol dire che poi andiamo a cogliere
le energie nel modo giusto, proprio per, in questo caso, superarle. Ma soprattutto poi anche con questa carta, visto che ci parla di un periodo abbastanza movimentato, è vero anche fortunato per certi aspetti, nel senso che possiamo cogliere un'opportunità di gioia, un evento felice, magari, una proposta, tante varie circostanze, però ricordatevi che sono fugaci e quindi o le cogliamo subito o altrimenti possiamo perdere un'occasione importante. E adesso procediamo con l'altra parte della nostra lettura, con l'oracolo dello sciamano. Andiamo a chiudere il nostro cerchio con le indicazioni di questo oracolo e dove troviamo la carta della freccia. Io adoro questa carta perché parla di essere in linea con il proprio cuore, con la propria anima e non solo, effettivamente ci parla di concentrazione al bersaglio. Abbiamo la possibilità di colpire nel segno, di ottenere una ricompensa, di raggiungere un obiettivo, però in questo momento bisogna chiedersi cosa merita la nostra energia e cosa si desidera veramente. Quindi vogliamo colpire il segno, vogliamo ottenere soddisfazione, vogliamo stare meglio, vogliamo anche migliorare alcune cose che non funzionano e allora dobbiamo concentrarci, dobbiamo essere fedeli a noi stessi, alla nostra vocazione e soprattutto liberare la nostra creatività, la nostra espressività, espressione in senso lato. Troviamo il gufo. A parte che è molto bello come animale, almeno secondo me, ma soprattutto, come simbolo, perché effettivamente questa carta ci sta dicendo di vedere ciò che non appare subito e quindi parla di intuizione, di memorie, di segnali. A proposito, avevo visto di cogliere quei segnali, che probabilmente ci aspettano. E parla di chiarezza nel buio, nel senso che forse abbiamo bisogno di fare chiarezza nella confusione, di accettare l'ombra o di accettare alcune cose per come stanno accadendo, perché molte non dipendono da noi, molte magari sì, è vero, possono anche dipendere da noi per errori che abbiamo commesso, però non dobbiamo colpevolizzarci, anzi questo è un momento per lasciar andare, imparare a tingere, esser saggi di quello che abbiamo fatto, della nostra esperienza, però dobbiamo volgere il nostro sguardo al futuro. E infatti, a proposito di sguardo al futuro, abbiamo l'aquila, che parla di osservazione, di chiarezza, di avere un quadro d'insieme, di volare in alto, a livello metaforico o anche effettivo, oltre certe situazioni e quindi di scegliere la libertà, forse per un nuovo inizio. Magari abbiamo bisogno di stabilire le nostre priorità, di capire la nostra missione o di capire che cosa, dobbiamo fare. Quindi ci sta dicendo: "Basta scuse, dobbiamo e possiamo volare verso, un obiettivo nonostante le difficoltà, nonostante un qualsiasi cosa magari che non sta funzionando, però possiamo raggiungerlo e dobbiamo muoverci ora, proprio in questo momento. Grazie per l'ascolto, ovviamente vi dico che in alto trovate il logo per iscrivervi al canale se lo volete e in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!